Siete pronti? Facciamo una bella ricetta invernale con il cavolfiore bianco. Quindi abbiamo un bel tonnarello, abbiamo il pecorino fiorino quello toscano, abbiamo la pancetta, guardate che porri, poi il cavolfiore e l'olio buono. Quindi adesso iniziamo, si fa sul serio, dopo faccio un bel piatto di pasta. La prima cosa da fare, ve lo dico subito, prendiamo il porro, guarda che porretti. Grazie Sandro, c'è la verdura stupenda, il fruttarolo mio. Tagliamo la parte, questa qua più dura, la togliamo, poi incidiamo, togliamo questa prima camicetta, come la chiamo io, taglio questa parte qui delle radici, ok? E taglio sottile, 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 così. Guardate, aiutatemi a dire, sottile, sottilissimo. Il porro è fatto e abbiamo fatto già una bella cosa. Poi, pancetta, guardate, questa è la pancetta che ho tagliato. Ho una pancetta tesa al peperoncino, si chiama sughereta, è straordinaria, guardate il colore che bello, guardate, ma oh, questo è da baciare, c'ha un po' i peli, però è da baciare lo stesso. Poi prendiamo la pancetta, la tagliamo a dadini piccoli, 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 guardate il colore, che meraviglia, bella stagionata, bella asciutta. Così, piano piano piano, piccoli 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 piccoli, che vanno dappertutto, entrano dappertutto. Ecco qua, mettiamo qui per prima cosa la pancetta, senza olio, così, e la facciamo andare, piano piano come piace a noi, la facciamo sudare, deve tirare fuori tutto il gusto e il sapore, ok? Cavolfiore. Allora, levo tutte quante le parti più grosse, vedete queste coste grosse, 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 sono dure, non si possono mangiare, no? Eccole qua, le tolgo. Ah, guardate, sentite che sta pianta che bella croccante, fresca. Poi taglio la parte questa qui più grossa, che non ci serve assolutamente. Poi leviamo le foglioline queste qui, vedete? Queste qui. Mescoliamo piano piano la nostra pancetta, bella, scusa che t'ho lasciato questo cavolo, questo broccolo, eccoti qua, mo te coccolo pure a te, piano piano, non facciamo bruciare il fondo, mi raccomando, l'olio non si deve bruciare, il grasso non si deve bruciare nella pancetta, solo diventa amaro. Poi prendiamo il cavolfiore, guardate che bello, piccolo piccolo, le foglioline più piccole lasciamo, se no mia madre, butti tutto, è bello cucinare così, vedo se questi si rimprovera mia madre. Allora, così a dadini lo faccio, vedete? Allora, il problema che abbiamo tutti, compreso il sottoscritto, quello di fare un piatto unico, dove ci sono le verdure, dove abbiamo la pasta, dove abbiamo tutto. Quindi io che faccio? Utilizzo molto le verdure insieme alla pasta, con un unico piatto. Adesso buttiamo qui in acqua salata in piena ebollizione il cavolfiore e lo facciamo iniziare piano piano a cuocere, anche se un po' si spappola, si rompe, è più buono, fa la cremetta, se deve settare la cremetta, perfetto. Adesso qui io ci abbino un bel tonnarello all'uovo, proprio buono buono buono. Leonardo, questi li fa bene, Leonardo Grasai, amico mio, eccoli qua. Appena riparte il bollore io butterò anche questa pasta, perché ci vuole all'incirca 12-15 minuti di cottura, perché è una pasta abbastanza spessa anche se all'uovo e quindi richiede un po' di tempo di cottura. Ci sono, eccolo qua, butto tutto qua dentro, solo la pancetta, il grasso lo lascio, vedete, non ho bruciato l'olio, il grasso diciamo della pancetta non ho bruciato. Poi a questo grassetto aggiungiamo un po' di olio. Oggi ho un olio pugliese, siamo a San Vito dei Normanni, provincia di Brindisi, proprio le olive quelle là pugliesi. È un ragazzo che si sta dando tanto da fare, addirittura col cavallo aratra la terra, veramente un ottimo prodotto. Poi mettiamo il porro e adesso con calma, qui dobbiamo farlo ammorbidire, se non ammorbidire, lasciati andare, porro, lasciati andare, una volta per tutte. Mescolo un pochino, così vedete che già il bel colore, sto porretto piccolo piccolo, poi un po' di acqua di cottura dei cavolfiori, così non rischiamo di bruciare niente e ci siamo.
controllo la cottura del cavolfiore, vediamo un attimino, è stato solo un paio di minuti, però vedete già il coltello entra con tranquillità. Quindi buttiamo la pasta, quindi tonnarello, campofilone, siamo in due, anzi in tre, che quello mangia quello grosso, Mariuccio, quindi alzo tutto, gas o tutta induzione, piano piano, attenzione, non la girate subito, fatela un po' ammorbidire nell'acqua, amate tutto quello che mettete nelle vostre pentole, perché poi vi ringrazio dentro al piatto, saranno buonissimi. Ecco qui, piano piano. Guardate che bel colore giallo questa pasta, su ogni chilo di farina ci sono 10 uova, il profumo proprio si sente l'uovo, lo devo chiare il pannato. Vietato bruciare il porro, mi raccomando. Quindi che fate? Se avete paura di lasciare soltanto l'olio, aggiungete un po' di acqua che vi aiuta così a stufarlo proprio bene, si appassisce proprio bene alla perfezione. Mescolate ogni tanto. Amate sempre, e più fate una spesa buona, di qualità, e più amate quello che avete in mano. È arrivato il momento, la pasta è quasi cotta, guardate che bello, guardate che tonnarello, mamma mia. Vado qui, mettiamo tutta la pasta e il cavolfiore, quello che non riesco a prendere uso questa paletta, vai, guarda qua, buono, così abbiamo tutto, le verdure, abbiamo tutto, un piatto unico, andiamo di corsa, così sbrighiamo, ci sentiamo a posto con la coscienza che abbiamo mangiato tutto, la verdurina, tutto, perché poi ragazzi la verdura secondo me la fai, perché sennò non può essere una punizione, invece così diventa una cosa che ci piace veramente mangiare. Adesso questa pasta facciamo una bella insaporire col porro, col cavolfiore. Allora aggiungo subito un po' di pancetta, questa robetta squisita, sti tic tac di pancetta, un po' me la tengo per guarnizione, così diamo un po' di sapore. Acqua, mi raccomando, l'acqua ci vuole, non aggiungiamo più altro grasso, mettiamo l'acqua di cottura, così poi diventa una cremetta, un po' di cavolfiore si scioglie, si squaglia e si attacca alla pasta. Mamma mia, guardate che bella, è bellissimo, bellissimo ragazzi, c'ho una fame da paura. Allora piano piano che vedete che si scioglie, si disfa, il nostro cavolfiore diventa sempre più cremosa, una bella grattata di pepe abbondante. O il peperoncino se vi piace più il peperoncino, liberi, mi raccomando, sempre liberi, fate come volete. Vale. Adesso andiamo a mantecare, senti qua che roba, senti che suono per le nostre orecchie, non solo per le mie, ma pure per voi. Basta, spingo tutto, prendo il piatto, bel piatto nero, ecco qui, poi guardate qui che cremetta, ecco Maria, già lo so, il pecorino quando ce lo metti, e ora ce lo metto, un attimo ragazzi, un attimo, guarda qua che robetta, che spettacolo. Voglio morire così, sopra sta pasta. Guardate, questo pecorino è fantastico, è un dolce. Tutto solo latte della Maremma, di pecore della Maremma. Adesso un filetto d'olio buono e mo si mangia. Metto un po' di formaggio. Noi ci facciamo guardare, generosi. Guardate qua, guarda che cremetta, mamma mia, mamma mia, non ci vedi più, è proprio vero, non ci vedi più, quando c'hai fame non ci vedi più. Questa l'ho messa nella carta di dessert, capito? Te la mangi come il dolce, ragazzi, buonissima, semplice, stagionale, quindi mangiamoci il cavolfiore quando va mangiato d'inverno. E che vuol dire qua fa? Da paura, bontà. Un abbraccio a casa Maglione, i like, i commenti mi piacciono tanto. Che bontà.
Ragazzi, ho fino appena di registrare una ricetta buonissima, tonnarelli, cavolfiore, porro e pancetta, una cosa eccezionale, fatta con pochi ingredienti ma di grandi qualità, che vengono prodotti da piccoli produttori ma veramente bravi. Mi raccomando, fate ricerca, fate selezioni di prodotti buoni e l'Italia è piena. Un bacio.